Ciao ragazzi, buonasera. Allora, benvenuti sul canale. Oggi andiamo a montare gli ammortizzatori nuovi. Allora, iniziamo con lo smontaggio del bauletto e del sottosella e vediamo un attimino come ad arrivare a staccare gli ammortizzatori. Quindi penso dovrò togliere tutta la pancetta, il reggimani e tutto quanto. Allora, intanto levo bauletto e il sottosella. Eccomi. Allora, diciamo che fino a qui già c'eravamo arrivati su un altro video che avevo fatto per pulire il corpo farfallato. Quindi se volete andare a vedere come smontare tutte queste cosine qui, il sottosella e cose varie, andate a vederlo sull'altro video. Adesso smonterò il reggimani, già ho svitato queste 4 vitarelle, e poi vedremo cos'altro smontare. Quindi adesso levo il poggiamani e il poggiabauletto e vediamo cos'altro smontare. Piano piano, andiamo passo passo. Ok, questo smontato. Adesso penso di andare a svitare queste 2 vitarelle per levare il sedrino. Poi penso di svitare questa e questa per la pancetta e vedo se ci sono altre vitarelle da svitare, perché praticamente io devo arrivare qui sotto. Quindi adesso vediamo, perché in teoria starebbero qua dentro le vitarelle dell'ammortizzatore, quindi devo riuscire ad allargare questi 2 pezzi di plastica. Comunque adesso vediamo, sicuramente smonterò il sederino e le pancette laterali. Adesso vediamo come, che poi già qui l'ho alzato ma l'ho solo tirato su. Questo riscende, vabbè, l'ho tirato su io qua. Ecco, ho già provato a scastrare ma ho visto che c'erano le vitarelle, perché questo ragazzi è un lavoro che non ho mai fatto, quindi devo andare passo passo avanti e vedere cosa smontare e cosa no. Comunque adesso smonterò il dietro e poi vi farò vedere. Allora, una volta svitate queste due, una e due, andrò a svitare queste esterne, una qui e ne ho viste anche 2 interne, una qui e una qui. Intanto svitiamo queste e poi vediamo se c'è qualche altra cosa da svitare. Ok, allora ho svitato quelle laterali. Comunque ragazzi è una cosa fantastica, sono tutte uguali le vitarelle, guardate, sono tutte uguali, quindi non vi dovete neanche ricordare dove le togliete, quando le togliete, come. Allora adesso ho visto che ci sono queste 2 da svitare che ancora tengono la pancetta laterale, quindi adesso sviterò queste 2 dietro che stanno sopra allo stop posteriore. Ora ok, è semplicissimo. Una volta levate tutte quelle vitarelle, ci sono solo questi 2 fermi, questo qui e questo qua, che vanno all'interno di questo buchino, così. Quindi una volta levate le vitarelle, sganciate questi 2 e tirate verso di voi, molto piano ovviamente, e la pancetta laterale è stata tolta. Adesso togliamo anche quella di là. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Una volta levate tutte le vitarelle, ecco qua ce n'era una. Perché qui c'è il blocchetto, quindi devo capire come smontare il blocchetto. Vediamo. Ok, ho capito, c'è un'altra vitarella. Vediamo se riesco a farvela vedere. È praticamente qui sotto. No, non riesco da qua. Qui sotto. Qui c'è una vitarellina. Vediamo se... Eccola qua. Svitate questa e smontate il pezzetto col blocchetto. Quindi è un po' diverso da un lato all'altro. La smonto e ci rivediamo. Ok. Una volta smontato dovete c'è il blocchetto, praticamente questa parte qui verso di voi, vedete che c'è l'apertura,
e poi lo sganciate da questo pezzettino di plastica ed è fatto. Ok, quindi le pancette laterali sono state tolte. Adesso dobbiamo smontare questa qui di vitarella e anche questa sopra, che praticamente va a staccare il portatarga, così possiamo staccare anche il portatarga e dietro arriviamo al bullone per smontare gli ammortizzatori. Ok, smonto e ci rivediamo tra 2 secondi. Ok, però ho smontato questi, è ancora bello stretto. Allora secondo me devo smontare anche questi due, che smonta completamente tutto il faro, lo stop posteriore con il portatarga è tutto attaccato. Adesso vediamo. Ok, sì, praticamente smontando quelle due, questo qui viene giù e possiamo andare finalmente a lavorare sui perni dell'ammortizzatore, uno qui e uno sotto, eccolo qua. Quindi adesso potremo andare a sostituire l'ammortizzatore, ovviamente facendo attenzione prima da un lato e poi dall'altro. Eccolo qua sotto, opla, sotto e sotto. Ovviamente prima di fare questo dobbiamo un attimino capire l'altezza e un po' tutto come va montato. Adesso vediamo. Ok, allora questo è l'ammortizzatore originale. Se vedete, l'ammortizzatore, quello nuovo, ci va perfetto, tenendo tutte le misure a zero, cioè quindi non allungando o alzando il pistoncino che c'è qui sotto, quindi tenendolo completamente tutto avvitato sia nella parte bassa che nella parte alta, e la lunghezza è esattamente la stessa. Quindi adesso devo solo smontare il vecchio e rimontare questo nuovo. Allora smonto quello vecchio e ci rivediamo tra un secondo. Tanto sono due vitarelle, una qua e una qua. Allora, eccoci qua. Allora, con un chiave francese grande, ovviamente che ci vada bene, iniziamo a smontarla. Ovviamente fatele uno alla volta, non li fate, cioè non smontateli tutti e due insieme, prima uno e poi l'altro. Ok, e una è andata, e adesso facciamo quello basso. Stavo avvitando, era un po' difficile che riuscivo a svitarla. Ok, ovviamente non sono strettissime, quindi riuscite a svitarle tranquillamente con una chiave, non serve pistola, non serve nulla. Meglio che lasciate il perno, almeno non vi si muove. Ovviamente ragazzi, io li sto cambiando, ma i miei hanno quasi 27.000 km e devo dire che comunque sono pessimi. Dal primo giorno che sentivo rumori strani e cose varie, cioè non ne sono mai stato soddisfatto. Ecco il secondo. Ok, l'ammortizzatore è stato sganciato e staccato. Vi ripeto, c'ha 26.000 km, poi ci avevo messo dei fermi qua perché questa sbatteva e faceva rumore, erano veramente finiti. Allora adesso prendiamo l'ammortizzatore nuovo, visto che ci siamo e ce li hanno dati per la parte bassa, perché c'ha la filettatura già fatta. Allora leviamo la fascettina che c'era attaccata sopra e andiamo a inserirlo all'interno.
e rimettiamo il dadino, la vite e brocola. Vedete, sotto praticamente ci va perfetto, è proprio il suo, e c'è la sua vitarella nuova in dotazione. Forse ecco, vedete dove devo allungarlo poco poco perché non combacia il buco. Eh sì, devo fargli fare un giretto verso il basso, forse anche un altro, no, sì, anche 2 giri. Ovviamente la parte filettata va dentro. No, forse 2 giri sono troppi. Oh, no, 2 giri. 2 giri entra perfetto. Poi ovviamente dopo con una chiave andiamo a stringere questo bullone qua, così lo andiamo a fermare. Quindi qua basta solo andare a ristringere. Eccolo qua. E uno è quasi andato. Allora, prima di stringerlo forte andiamo a avvitare anche la parte alta. Olè. Ok, sotto è andata, a posto, eccolo qua, è veramente bello. Poi ovviamente una volta che è tutto montato andiamo a vedere bene la parte sopra per sistemare il precarico e la regolazione sotto per la risalita. Adesso andiamo a montare questo di qua, quindi spostiamo tutta la pancetta al contrario di come stava e andiamo a lavorare su l'ammortizzatore di destra. Eccolo qua. Facciamo la stessa cosa, allentiamo. Siccome di là prima ho sbagliato e l'ho sfilato, noi l'allentiamo ma non lo togliamo dalla sua sede, così non si muove. Ok, svitato ma non tolto. Facciamo la stessa identica cosa qua. No. Vado sempre a svitare, ad avvitare. Ok, e anche sotto è fatto, quindi togliamo prima il sotto e poi andiamo a togliere la parte sopra. Olè. E anche questo è andato. Adesso vado a montare quell'altro e lo rimontiamo. Allora, facciamo la stessa identica cosa, tagliamo la fascettina qui in alto e la togliamo. Sotto già ho montato la forchetta e ho svitato un po' il sotto, quindi andiamo a mettere prima la parte sopra, dalla parte giusta col marchio verso l'esterno,
andiamo a avvitarlo tutto. Una volta appuntato andiamo a vedere come abbiamo fatto prima sotto. Sicuramente va allungato un pochino di qualche giro anche questo, quindi lo portiamo a chiusura massima. Ok, portiamo a chiusura massima e lo andiamo a infilare e vediamo, no, così era, ok, e vediamo fino a quando ci fa la stessa cosa di prima. Quindi sentiamo il carico quando sente, quando tira, e andiamo a stringere. Sopra ho stretto ma non a morte, sotto abbiamo fatto come ho fatto prima, io ho fatto 2 giri fino a che non arrivo bene al foro. Come esempio ho preso un calibro, siccome si parla di millimetri, l'ho inserito tra il bullone e la forchetta, sia di qua che di là, e praticamente alla stessa misura, quindi lo spessore del calibro sia di qua che di là. E quindi adesso posso andare ad inserire, ok, il bullone e vado a stringere. Ok, sia sopra che sotto. A posto. Ok ragazzi, è andata. Sono stati montati entrambi, vediamo se riesco a farveli vedere bene, scusate, eccoli qua, tutti e 2 montati alla perfezione, esteticamente bellissimi, speriamo molto molto funzionali, sicuramente migliori degli originali, però belli da vedere e secondo me anche fatti molto bene, di qualità. Poi dopo vedremo come regolare bene il precarico con il calibro. Lasceremo lo stesso identico spessore di filettatura in alto a tutte e 2 e vedremo come si comporta poi su strada, ovviamente una volta montato. Poi le regolazioni, quelle piano piano, più lo guidate più sentite se va indurita la molla, se va allentato o stretto il ritorno, quello viene dopo. Comunque la parte più importante è questa, il montaggio. Ok, adesso riniziamo a montare tutta la scocca. Una volta riposizionato il cupolino riniziamo. Dobbiamo mettere le 2 vitarelle che reggono tutto il gruppo dello stop. Mi ero dimenticato, io prima ho dovuto smontare queste 2 vitarelle che reggono il portatarga, queste 2 staffe, perché sennò non riuscivo ad arrivare al bullone. Queste le ho riavvitate, adesso riniziamo come prima, queste 2 e le laterali, quindi una qui e una qui, sia di qua che dall'altro lato. Monto e ci rivediamo. Ok, tutte le vitrelle qui rimontate, tutto bello stabile e fermo. Adesso andiamo a rimontare le pancette. Allora, andiamo a rimettere questo all'interno del buchino, gli facciamo fare un giro all'interno. Andiamo a mettere dritto. Ok, lo ruotiamo e lo andiamo a rimettere all'interno. Vediamo se vedete, così. Ok, e poi andiamo a rimettere
i due fermi all'interno dei due vani, tanto fa un bel click. Ok, e abbiamo riposizionato tutto quanto. E adesso dobbiamo rimettere le vitarelle sopra, 1, 2, qui 3 e una interna sotto qua sotto, e a posto. E abbiamo rimontato anche la pancettina. Ovviamente questa una volta montata sta bella ferma, allora, monto, ci rivediamo tra un secondo. Ok, questa è tutta montata. Adesso andiamo a montare questa da quest'altra parte nello stesso identico modo. Dobbiamo attaccarla qui e le solite vitarelle laterali. Vediamo se riesco a farvelo vedere in diretta, così. Allora, prendete la pancetta, qua i due fermi, 1 e 2, ok. Una volta messi quelli, iniziamo. 1, 2, 2, 3 e 1 sotto e 4, e è finito anche questo. Adesso metto le vitarelle e risono da voi. Allora, una qui, se riesco, ok, e una qui, ma ricordatevi che qua ci va leggermente più cicciotta. Ok, poi una qui normale, e una qui normale. Ok, e questa è fatta. Adesso rimetto la parte dietro, il cupolino, e manca solo il cupolino e portapacchi. Pancette rimontate. Adesso manca il cupolino, che è semplicissimo, si incastra prima sotto e poi sopra, e c'ha due vitarelle, una qui e una qui. Adesso andiamo a vedere. Adesso avvitiamo e sono da voi, e poi rimontiamo il portapacchi e il sottosella. Ok, ora montiamo il portapacchi, che erano 4 vitarelle, che erano queste grandi. Dicevo, adesso montiamo il portapacchi. Eccolo qui. Erano 4 vitarelle, quindi ragazzi è un po' di lavoro, calcolate che, bella moto, calcolate che sto qui da un paio d'ore per smontare tutto e rimontare tutto, quindi sì, è un lavorone, ma se uno ci si mette un pochino, se ti piace smontare, è anche un piacere, no? È una soddisfazione. Ok,
Una volta montato il portapacchi manca solo il sottosella, che anche quello lì, se volete vederlo rimontato, come si rimonta, lo troverete sul mio video sulla pulizia del corpo farfallato, dove faccio vedere come si smonta il sottosella, come si smonta il corpo farfallato e si rimonta tutto. Quindi quella è una procedura che già ho fatto vedere, ma è anche semplicissima. Quindi adesso comunque rimonto tutto e ci vediamo al lavoro finito. Ok ragazzi, la moto è stata rimontata tutta e questo è il lavoro finale. Ho stretto anche questo bolloncino in basso. Adesso è tardi, la prova su strada la farò domani e farò un altro video su come regolare tutto. Comunque il lavoro è finito, speriamo che vadano alla grande. Se vi è piaciuto il video e vi è stato utile ragazzi, mettete un like, seguitemi, sono veramente belli, speriamo che siano anche buoni. Comunque la differenza tra i due è abissale, dalle spire è proprio più sportivo. Grazie ragazzi per avermi seguito, a presto al prossimo video, manca solo il bauletto ovviamente. Ciao ragazzi.